Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Gemelli, ascendente Gemelli, Luna o Venere in Gemelli. Andiamo a vedere questo mese di giugno, che è anche il tuo compleanno per moltissime di voi, qual è il dono che il cielo, le stelle, i maestri ascesi ti faranno e come sviluppare il massimo successo perseguibile in varie aree della tua vita. Allora, andiamo a vedere, mettiamo per ogni ambito una carta e poi le analizziamo. Quindi linea generale, carta generale per i Gemelli, settore lavorativo, creativo, vediamo, e poi l'amore, una carta sull'amore, ok, poi ci mettiamo una carta jolly che leggeremo alla fine, che è un archetipo che contraddistingue questo mese di giugno per te. Allora, ci mettiamo il lavoro e l'amore qui a parte e partiamo in linea generale. Allora, linea generale per i Gemelli giugno 2024. La porta d'oro. Questa è una porta bellissima, come se fossimo arrivate alle porte di Gerusalemme. Gerusalemme in qualità proprio di simbologia, è qualcosa che ti unisce al divino. Ti sentirai molto unito al divino in questo giugno. La porta d'oro ha a che fare di grandi successi in tutti gli ambiti, ma soprattutto a livello generale, come carta generale, mi dice che l'oro cos'è? L'oro è il metallo più prezioso e quindi è come se fossi inglobato da un'energia preziosa in questo mese di giugno che plasmerà gli eventi della tua vita in oro. L'oro, come ci insegna anche il Kintsugi, l'arte di riparare le ferite con l'oro della consapevolezza, no? È come se la tua consapevolezza in questo mese diventasse oro, le tue ferite sono state cicatrizzate con l'oro della consapevolezza ed è come se si aprisse una nuova fase della tua vita di grande consapevolezza e di grande spessore animico in più ambiti, e tutti gli ambiti che verranno investiti dalla tua consapevolezza saranno oro, saranno momenti preziosi. Ok, bellissima energia. Andiamo a vedere con i tarocchi cosa ci raccontano in linea generale. Per i Gemelli giugno 2024. Allora, vediamo. La forza, infatti ti vedo tenace, ti vedo avere tanta forza, tanta energia, dominare gli istinti più bassi, canalizzare gli istinti più bassi verso la creatività. Cos'altro? La luna. Il 2 di bastoni. Allora ti dico che avrai la forza della consapevolezza di superare qualsiasi tipo di dubbio la mente può creare. E il 2 di bastoni mi parla di apertura di cammino su più ambiti, è una stesa che mi parla di più ambiti, proprio rispetto a quello che abbiamo chiesto in linea generale. C'è un'apertura di cammino laddove apertura di cammino, il 2 di bastoni, no? Si apre, prendere le decisioni. Su che cosa prenderai queste decisioni in questo mese? Sulla base della tua forza, la forza interiore, la luna. E allora anche situazioni più oscure diventano chiare, prenderai le decisioni sulla base di, come vi ho spiegato sul video degli arcani maggiori, la luna tanto recriminata è sono le nostre profondità e l'anima. Quindi avrai la forza di prendere decisioni sulla base delle tue intuizioni, sulla base della tua natura selvaggia, sulla base della tua anima, delle tue intuizioni. Ok. Andiamo a vedere ancora due altre. Il giudizio, quanti arcani maggiori, c'è proprio un risveglio della coscienza. E il 7 di spade. Ti dico già una cosa, questa è un mese in cui tu avrai il risveglio e il giudizio della tua coscienza. Avendo consapevolezza di questo,
facendo luce nelle tue profondità interiori, prenderai le decisioni che hanno a che fare con ciò in cui credi. Questo 7 di spade ha a che fare col fatto che ti renderai conto anche di chi non vibra più alla tua frequenza, escludendolo dalla tua vita. Anche situazioni di mancanza di fiducia in te stessa o in te stesso verranno sanate, perché le situazioni, quando noi non ci fidiamo di qualcuno o di una situazione e ne abbiamo paura, è perché molte volte non abbiamo scrutato bene negli abissi delle nostre profondità e non abbiamo visto l'oro che si celava dietro a quella mancanza di fiducia. La mancanza di fiducia ci viene perché non abbiamo creduto molto in noi stessi. E quindi questo è il mese in cui tu, con la porta d'oro, inizierai a credere nelle tue capacità, affinché tu possa prendere decisioni in virtù della tua intuizione, surclassando, quindi vincendo la mancanza di fiducia. In queste tue decisioni tu escluderai anche delle persone che non vibrano più alla tua frequenza, senza denigrarle, ma bensì con discernimento, dicendo: questo va bene per me, questo non va più bene per me. E vediamo un po' perché il 7 di spade, cavallo di bastoni. Ti renderai conto di persone o di situazioni che non ti danno ciò che la tua anima vuole, mettendole da parte. Situazioni di persone magari che ti danno inconsistenza, inizierai invece a coltivare relazioni con persone, con circostanze che ti danno consistenza alle tue profondità. Qua è possibile che ti contatta anche una persona di cui tu non ti fidi tanto e cercherai di prendere una decisione su cosa fare con questa persona. Ci sarà una chiamata di una persona di cui non ti fidi tanto, magari una persona che ha fatto andirivieni, o una persona inconsistente, o una persona varie. Non sto parlando d'amore, ma includo anche l'amore, perché questa è l'energia generale, poi lo analizziamo l'amore. È possibile che ci sia la chiamata di questa persona di cui tu non ti fidi e dovrai prendere una decisione. Tale decisione è veicolata dalla tua forza interiore. Ok, andiamo a vedere energia positiva per i gemelli. Energia positiva è il 4 di coppe. È possibile molti di voi rifiutino questa persona, ma non solo questa persona, tutte le persone che non hanno consistenza più per te. E soprattutto il 4 di coppa positivo mi dice che ti aprirai da una situazione in cui hai vissuto magari momenti di inappetenza emozionale, ti inizierai ad aprire, rifiutando però le persone che non danno consistenza alla tua anima. Vediamo un po' carta negativa. Il 4 di denari. Non ti apri più alle persone non consistenti, perché e ti aprirai più che altro alle tue profondità. 4 di denari qua mi parla di varie circostanze in cui tu non ti vuoi aprire più a persone o circostanze inconsistenti. Soprattutto qua mi marcano il fatto che la tua forza interiore ti guiderà a prendere decisioni sulla base delle tue intuizioni. Nella fattispecie mi parlano di una persona di cui riceverai notizia, che rifiuti e che non ti aprirai. Nella fattispecie, poi tutti gli ambiti descritti è quello che ti ho appena detto. Fammi vedere un'altra sul lato positivo in linea generale. Il diavolo. Inizierai a guardare per i tuoi veri interessi, farai ciò che sono i tuoi veri interessi. Inizierai ad essere un più egoista, nel senso più buono del termine, ok, rispetto anche a questa notizia di questa persona, o inizierai a guardare per i tuoi interessi. Il diavolo positivo mi parla di che non sarai più sottomessa al volere di un vittimismo, ma piuttosto alla tua ambizione, cioè scegli di condividere la tua quotidianità, farai queste scelte con le persone che ti convengono da un punto di vista emozionale, come ti ho detto prima, d'accordo? E non ti apri per lo spicciolo, diciamo, questo è il senso. Ok. Ok, ragazzi e miei ragazzi, adesso analizziamo il lavoro. Allora, vediamo il lavoro, gemelli, giugno 2024. La porta della prigione. Ok, questo ha a che fare con il tanto pensare, il sovranalizzare le cose, il pensare troppo.
ci possono essere delle circostanze in cui ti senti pensare troppo e bisogna un po' di staccarti dai pensieri, no? Sappiamo tutti i segni d'aria, se non sbaglio questa carta è uscita anche all'Acquario, Gemelli, Acquario, Bilancia, i segni d'aria sono pensano oltremodo, no? Mi parlano di situazioni dove tu ti puoi ritrovare a pensare su cosa fare oltremodo, puoi sentirti un po', che faccio adesso? Ok, lo analizziamo subito. Lavoro, Gemelli. Allora, situazione attuale nel lavoro, Gemelli, situazione attuale nel lavoro. Il 2 di denari, sì, ti vedo indaffarata, indaffarato, a fare tante cose, ti vedo molto impegnato, molto occupato, ecco perché c'è un po' la porta e la prigione che sono le spade, no? Il mentale, molto occupata, molto occupato, ti vedo indaffarato a fare questo, a fare quest'altro, una sovra richiesta di lavoro, di richieste se hai un negozio per esempio o se hai un'attività o se hai qualcosa, impegnata, molto impegnata nel 2 denari nel gestire più cose contemporaneamente, ti vedo molto impegnato, impegnato. Vediamo cosa succede giugno 2024. 3 di denari, la forza, però surclassi tutto, cioè ce la fai proprio, ti vedo proprio riuscire a fare tante cose contemporaneamente. Wow, l'imperatrice, questo forse è il mese più bello per te, pieno successo in ambito lavorativo. Imperatrice, consegui tutto quello per cui stai lavorando o lavorerai in questo mese. Ecco perché la porta alla prigione era un po' sovranalizzare le cose, che attraverserai perfettamente, perché ti vedo molto indaffarato, indaffarato. Il 3 denari mi parla di lavorare in squadra, di costruire, di fare delle cose, tante cose. La forza mi parla del fatto che tu ce la fai a conseguire tutto questo, avrai grande forza, lo vedevamo anche nella stesa generale, e l'imperatrice, grazie a questa tua forza, ottieni tutto quello che meriti. In ambito lavorativo ti viene dato anche il posto che meriti, anche riconoscimenti, un upgrade in ambito lavorativo per quanto riguarda i riconoscimenti, ottieni il posto che meriti. Vedo anche delle entrate di denaro grandi e soddisfacenti per te. Assolutamente è una stesa straordinaria. Se non c'è lavoro o per chi magari non lavora, è in pensione, per esempio, perché me lo chiedete spesso, io qua vedo un'attività creativa molto forte per te. Io ti vedo stare molto bene per ciò che riguarda la tua forza interiore, ti vedo fare tante cose che ti soddisfano da un punto di vista personale. Se non c'è lavoro, qua entra un lavoro adatto a te, il lavoro che ti meriti. L'imperatrice è proprio il lavoro che ti meriti, che fa per te. Ok? Vediamo il lato positivo nel lavoro per te, carta positiva. La regina di denari, tutto sotto controllo, finanze, lavoro, denaro, entrate di denaro, tutto sotto controllo. Amministri perfettamente le tue risorse, è una stesa bomba sul lavoro, eh? Magari rilassatevi un po' di più, questa dice questa carta, e te lo puoi permettere, ti dicono. Vediamo cos'altro, lavoro. La porta che si chiude, completezza, si chiude un ciclo di affanno, che ti vedo fare tante cose per conseguire un obiettivo che consegui perfettamente in questo mese. E anche il fatto, la forza che hai lottato molto per raggiungere questo obiettivo. Si apre una nuova fase di godimento. Vediamo cos'altro. Co-creare è la carta migliore del mazzo, tra le carte migliori. Vedo cooperazione, vedo intendersi, se lavori in squadra, intendersi, ti vedo conseguire gli obiettivi. È una stesa bellissima sul lavoro. Ok, quindi ragazzi miei, ragazzi, in bocca al lupo a tutti. Adesso passiamo all'amore. Vediamo sull'amore. Amore Gemelli, giugno 2024. La porta dell'orizzonte. Questa è una bellissima porta che mi parla di un'alba. Arriva l'alba, l'alba di qualcosa. 19, numero 19 anche del sole, vedo delle conoscenze che farai che ti renderanno molto felice, anche delle amicizie importanti sul piano proprio affettivo che ti sosterranno. La porta dell'orizzonte mi parla che finalmente si vede l'orizzonte, no? E questa carta ti dice non ti lasciare scoraggiare dalla strada che manca per arrivare qui al sole, perché il viaggio è la meta e questo viaggio sarà costellato da tanta felicità e armonia in questo tempo di giugno. Vediamo un po' nel dettaglio cosa ci dicono.
Amore, gemelli, giugno 2024. Situazione attuale. 7 di bastoni. Al momento attuale vedo dei limiti in amore, vedo dei blocchi nella situazione attuale, vedo degli ostacoli al momento presente. Vedo degli ostacoli al momento presente, qua c'è la luna. Mi può parlare di situazioni che ti possono dare un po' paura, un po', o comunque degli ostacoli che generano confusione, o con una persona, oppure rispetto all'amore hai un po' di confusione, metti un po' dei limiti in amore, hai un po' di confusione, o sono degli ostacoli con una persona che ti creano confusione. Vediamo un po' cosa succede nel mese di giugno 2024. Cavaliere di bastoni, il diavolo addirittura, ullala, 2 di spade. Entra all'attacco una persona ed è energia passionale e sessuale. Cavaliere di bastoni, il diavolo. E tu col 2 di spade non sai cosa pensare. Entra all'attacco una persona. Cavaliere di bastoni è un cavaliere che va dritto, che è energia molto veloce. Il diavolo mi parla sempre di questa persona che vuole ottenere un qualcosa con te. Tu non sai cosa pensare. È un po' di che faccio adesso? Accetto questa opportunità? Non l'accetto? Che tu la conosca o meno questa persona, io vedo che entra all'improvviso. Ariete, Leone, Sagittario, Capricorno, fortissimi questi segni, ma al di là del segno è questa l'energia e ti vedo un po' perplessa o perplesso. La regina di coppe è come se ti volessi prendere del tempo per decidere, perché c'è un po' la mente, che faccio adesso? Ok, vediamo un po', carta positiva per te in amore. La luna, i tuoi dubbi si chiariranno, ti farai guidare dalla tua intuizione. Se hai dei dubbi o delle paure, ti dicono i dubbi e paure, eccoli qua, dubbi, si schiariranno. La luna al positivo mi parla del fatto che seguirai le tue intuizioni piuttosto che la tua mente, la tua natura selvaggia, ciò che è più conforme al tuo vero essere piuttosto che al mentale. Forte il segno del cancro anche qui, abbiamo che proprio il mese di anche giugno comunque sia c'è il cancro, no? Il mese di giugno è propizio. Qua abbiamo i 2 denari, vedi dei dubbi che si schiariranno con l'intuizione, ti dicono in questo mese si schiariranno i tuoi dubbi. Vediamo qual è il blocco. L'8 di denari, il blocco. Può essere che qui il lavoro, l'8 di denari mi parla di lavoro, è possibile tu metti dei limiti sul perché devi lavorare o perché metti come priorità il lavoro, abbiamo visto che va benissimo e l'amore ti dà da pensare, oppure l'8 di denari al blocco è come se fossi in dubbio sul fatto se questa persona oltre alla passione e alla sessualità in questo momento come se non vedi che questa persona fa sforzo e impegno sul lavoro, non mette abbastanza impegno, oppure puoi avere paura se questa persona non mette il giusto impegno nel far funzionare la relazione perché vedi una persona molto passionale. Vediamo un po' perché l'8 di denari, il blocco, qual è il blocco? L'asso di denari. Non sai se questa persona farà sforzo nel proseguire una relazione oltre a questa passionalità, se dare questa opportunità, oppure il limite è il lavoro. Ci possono essere delle circostanze lavorative che possono inficiare un po'. Sì, il re di denari mi parla molto di lavoro qua, ragazze e ragazzi. O voi siete molto impegnati sul piano lavorativo, l'amore sta un po' al lato, tant'è che entra questa persona, boom, e voi non sapete cosa pensare perché c'è molto lavoro, o c'è il lavoro implicato in mezzo tra te e questa persona, o questa persona sta lavorando. Vediamo un po' qual è la direzione, la sfida. Il 6 denari, anche qui, mantenere un equilibrio. Ti dicono mantieni l'equilibrio. Ci può essere un equilibrio tra lavoro e amore, ti dicono. Mantieni un equilibrio la sfida. Il 6 denari è mantenere un equilibrio.
Sì, mantieni un equilibrio, ti dicono. Vediamo un po' cosa succede alla fine. 6 di spade, 3 di bastoni. Ci può essere una distanza tra te e questa persona di natura lavorativa. Ci può essere una distanza. E poi c'è il 2 di coppe però. Guarda, allora, riassumendo, io qua vedo in questo momento che ci sono difficoltà e ostacoli. O che tu metti dei limiti, qualcuno mette limiti, uno all'altro, qualcuno mette dei limiti. Oppure sei tu che metti limiti all'amore, cosa succede? Arriva una persona e all'improvviso, forte energia passionale, sessuale, te ti vedo, che faccio adesso? Questa persona può stare a distanza o può esserci una distanza per lavoro, questo può essere un po' ti genera un po' delle paure per te, ti dico non ti preoccupare, mantieni un certo equilibrio, perché ti dicono qua, se ci sono delle distanze tra te e questa persona, le distanze si accorceranno per un incontro, va bene? Se invece sì, perché io qua vedo che anche le problematiche che ci possono essere relative al lavoro o relative ai tuoi dubbi si risolvono. 6 di spade va verso il 3 di bastoni, si apre il cammino verso questa coppia, il 2 di coppe, ok? Quindi questo vedo. Vediamo un po' perché sul 7 di bastoni i limiti, perché 7 di bastoni, 2 di bastoni, come se non sapessi che decisione prendere rispetto a una persona o più di una persona, e ci sono un po' di limiti. Vediamo al positivo la luna, la stella al positivo, forte il segno dell'acquario. Ma comunque ti dico, luna e stelle, qua mi dicono che le tue intuizioni ti guideranno, i tuoi dubbi si risolveranno, tant'è che già con la porta all'orizzonte ti dicevo non aver paura di attraversare la strada che porta all'orizzonte, no? La stella mi dice che c'è una sanazione, la risoluzione, vedo energia d'amorosa, romantica, passionale, ed è la tua intuizione che ti guiderà in questo. Perché ci sono dubbi, 2 di spade? Il Papa, perché ci sono delle responsabilità che tu o questa persona dovete portare avanti, oppure ci sono divergenze di opinioni o di vedute che ti possono generare dei dubbi, oppure delle responsabilità che questa persona ha, il Papa, che ti può generare dei dubbi, oppure non sai se questa persona ti dà, se è seria, visto che tanto, se ha quella serietà che vuoi tu, visto che c'è molto spessore passionale e sessuale, non sai se dare il passo per alcuni di voi, però qua vedo che vi lasciate andare, assolutamente c'è amore condiviso. Forte il segno del toro, oppure divergenza di vedute che si schiariranno comunque. Cavaliere di denari mi marcano il fatto che c'entra il lavoro forte o delle responsabilità di questa natura che comunque poi si risolvono, ok? Vediamo un po' cosa ti dirà questa persona. Molto spesso per riuscire a scoprire che siamo innamorati, forse anche per diventarlo, bisogna che arrivi il giorno della separazione. Molti di voi c'è una separazione qua in atto, ci può essere una distanza, e questa persona si accorgerà, o anche tu, che c'è amore. In una distanza c'è amore, mi spiego? Cos'altro ti dirà questa persona? Che ti percepisce in ogni cellula del suo corpo. Infatti qua abbiamo molta energia passionale e sessuale. Cos'altro? Siamo totalmente diversi, siamo unici, siamo fatti l'uno per l'altra. Qua c'è una persona che si dà conto del valore della diversità, che la diversità è un arricchimento e non una diminuzione. Di conseguenza è come yin e yang, diversi, distinti ma non separati. Quindi questa persona si dà conto che per quanto siete diversi, siete fatti, siete perfettamente a incastro. Bellissimo. Ok, vediamo cos'altro, cosa ti aggiunge l'oracolo. Essere imparziali, yin, l'osservatore, tu non devi fare niente, ricevi e basta, ricevi e basta. E mi dicono che ci può essere una certa attesa prima di compiere questo 2 di coppe con l'osservatore, però tu non devi fare niente, ricevi e basta, ok?
Vediamo ancora cosa c'è dopo l'osservatore. E infatti scambiarsi i doni, c'è un equilibrio raggiunto. Vedo una situazione in cui tu vuoi le cose fatte bene, qua c'è una persona che vuole comportarsi bene con te. Ti vedo ricevere, tu non devi fare niente e attendere. Tant'è che di scambiarsi i doni mi parla di un equilibrio raggiunto, di un'energia bellissima di godimento. D'accordo? Ok. Andiamo a vedere adesso, concluso l'amore, la carta jolly per te di questo mese. Cosa ti dice? Mediadora, quindi devi fare una sorta di mediare. Guarda, te lo dice pure qua nella stesa sull'amore, no? Trova un equilibrio, mantieni un certo equilibrio tra amore, lavoro, ok? Dai, non darti troppo una cosa, troppo un'altra, mantieni un certo equilibrio, godi dei più aspetti della tua vita, fai sì, mediatore. E fai le cose giuste da ambo le parti, da una parte e dall'altra, cioè godi di ogni aspetto della tua vita. Questo ti dà, ti dicono i maestri in questo momento per te a giugno, godi di ogni aspetto della tua vita senza tralasciare uno piuttosto che l'altro. Sappi che ogni cosa che ti accade nella tua vita è manifestazione del divino, di conseguenza, essendo manifestazione del divino, dall'amore al lavoro, alle relazioni, agli eventi, cerca di dare significa amore, no? Dare te stessa ogni cosa nella misura giusta, va bene? Ok. Detto questo, ragazzi miei ragazzi, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!